Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare della DC1, ultimo gioiellino uscito da casa DC Sim Racing. E grazie a DC Sim Racing Italia, grazie a Francesco, sono qui per presentarvi il loro nuovo prodotto artigianale di fascia bassa. Ma ragazzi, io parlo di fascia bassa, ma parliamo sempre di una pedaliera artigianale, ma tutte le caratteristiche per diventare un best buy per chi vuole iniziare a fare sul serio col sim racing. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della DC1, nuovo prodotto artigianale di DC Sim Racing. E proprio quando Francesco me ne parlava, io mi chiedevo ma come faranno a costruire una pedaliera di qualità ad un prezzo molto concorrenziale? E ragazzi, oggi che ce l'ho avuta tra le mani, riesco a capire quali potrebbero essere stati i punti dove hanno cercato di risparmiare per offrire comunque un prodotto dalle caratteristiche di alto livello, però ad un prezzo molto più accessibile rispetto a prima. Iniziamo a parlare del packaging. È un packaging molto curato, loro inviano tutta la pedaliera già preassemblata e c'è anche un motivo per questo che vi spiegherò più avanti. Sempre all'interno troverete il base plate che dovrete montarvi con tutte le viti e la chiave a brugola per poterlo fare, degli adesivi e dei libricini, niente di particolare, tutto ben riposto e protetto. Inizio subito a parlarvi di questo progetto e di quali sono state le prime cose che mi sono balzate all'occhio e che credo siano proprio i motivi per cui siano riusciti a creare un prodotto di questo livello ad un prezzo così concorrenziale. E tutto riguarda probabilmente il genere di lavorazioni che sono state fatti sui componenti fisici, cercando di fare delle lavorazioni un pochino più grezze rispetto ai modelli DC2 e DCRR. Sono riusciti a limare di tantissimo quello che è il prezzo di questo prodotto, perché come dico sempre, anche le differenze prezzi su prodotti simili della stessa fascia che magari utilizzano molle, sensori di Hall, celle di carico, la fa soprattutto la lavorazione del materiale, oltre poi andare a vedere se il prodotto è stato anche ben assemblato e ben concepito. Ma fondamentalmente uno degli aspetti più grandi sono proprio i tagli, le verniciature, le piegature che fanno il prezzo del prodotto. E in questo caso subito un pochino mi è venuto all'occhio la piegatura fatta sulla parte del base plate che mostra un piccolo segno. Ho chiesto se era una cosa normale, in realtà ancora con il genere di lavorazioni a basso costo che hanno tentato di fare per cercare appunto di limare il prezzo, c'è ancora qualche piccola imperfezione nella parte delle finiture. Magari per molti di poco conto, però tutto è molto carino. C'è anche nella parte sopra inciso il logo DC. In realtà si presenta molto bene, peccato per questo piccolo segno che non si toglie in nessun modo che c'è sulla basetta. E anche la parte delle lavorazioni, dei tagli sono abbastanza, direi, grezze, non sono taglienti perché ci potete passare tranquillamente il dito, ma si sente che sono meno trattate magari rispetto ad altri prodotti. E il taglio, la parte proprio del filo del taglio è un pochino più vivo rispetto ad altri prodotti. Discorso invece meno evidente sulla parte dei tagli delle pedane, dei due pedali e anche su tutta la parte della struttura, perché non è il taglio migliore che abbia mai visto, ma è comunque di una buona fattura. Molto bella invece la parte proprio del base plate su cui sono avvitati i pedali, che è tutto acciaio verniciato da 4 mm. Per essere montato sulle vostre postazioni ha queste asole molto ampie che rendono molto più facile poterla montare su qualsiasi postazione. Sempre nel kit ci sono dei piccoli distanziali perché nella parte sotto ci sono tutta la parte delle viti che sporgono un pochino, quindi la potrete montare leggermente rialzata rispetto al piano di base. Arriviamo adesso a parlare dei due pedali e quali sono gli aspetti che li accomunano. Il primo aspetto riguarda quello estetico. Ci sono queste pedane che sono larghe 5 cm e mezzo e alte 12 cm, identiche per acceleratore e freno. Tutte in acciaio, anche in questo caso tutta la struttura è in acciaio da 3 mm. L'ho trovata ben solida sotto ogni punto di vista, soprattutto sul freno dove serve dare molta pressione. Tutto è risultato molto solido, soprattutto nella parte delle giunture. Altro aspetto che accomuna i due pedali è questa lastra su entrambi i pedali di
metallo rivestita da una pellicola di carbonio. Questo credo per dare sempre più solidità alla totale struttura. Anche poi a livello di costruzione nelle parti delle giunture non c'è il minimo gioco e risultano comunque dei pedali molto solidi. E quindi a questo punto voi direte: ma dove hanno risparmiato? Ve lo faccio vedere subito. Come vedete, tra la parte dietro e la parte frontale c'è questo piccolo spazio. Questo perché in realtà è composta da due parti. Questo che cosa comporta? Che a livello di taglio, quando le portate in lavorazione, dei pezzettini più piccoli sono distribuibili in maniera migliore su un foglio da tagliare. E molto spesso questo genere di pezzi vengono aggiunti a un foglio che già magari il produttore sta facendo tagliare per un altro suo prodotto, e quindi praticamente riesce ad utilizzare gli spazi in maniera migliore. Visto che il costo del taglio viene basato nella maggior parte dei casi sul foglio, il fornitore vi farà pagare il foglio e poi, a prescindere i tagli e le cose che ci farete sopra, il costo rimarrà sempre lo stesso e quindi riesce a ricavare delle componenti per crearsi le sue DC1 con tutti i piccoli ritagli e spazi vuoti che rimangono sul foglio d'acciaio. Questo, ragazzi, capite bene, diminuisce di tanto quelli che sono i costi vivi per costruire il proprio prodotto. E questo è proprio il motivo fondamentale per cui sono riusciti ad abbassare così tanto i costi. Anche la parte, come vedete, dell'asta è più fina rispetto anche al modello DC2 e DCRR, proprio perché la minor quantità, la forma più affusolata di questi tagli rende possibile posizionarne di più all'interno di un foglio e quindi risparmiare veramente tanto in fase di produzione. E quindi ecco svelato l'arcano di come si può riuscire a fare un prodotto di ottima qualità ad un prezzo veramente concorrenziale. Arriviamo adesso a parlare delle peculiarità dei due pedali e inizierei con l'acceleratore. In questo caso, come sempre anche nella DC2, c'è un perno in acciaio e molto carina. Nella parte frontale c'è un tassello pieno anche rispetto alle vecchie DC2. Anche adesso le nuove DC2 sono state aggiornate con un tassello pieno e anche la DC1 fornisce questo genere di supporto che dà molta più robustezza a tutto il meccanismo. C'è sempre quindi un perno di acciaio che passa all'interno di un'asola con una piccola boccolina in stampa 3D e tutto il feeling viene demandato ad una molla a torsione. Tutto questo in linea anche con quello che è un po' il feeling della DC2. Non saprei dirvi se effettivamente è poco più o poco meno, ma siamo veramente su quel genere di livello. E anche in questo caso comunque potrete, tramite questa asola qui, andare un pochino ad indurire o ad ammorbidire la corsa. Più la monterete verso l'alto più sarà dura, più la monterete verso il basso e si ammorbidirà. In questo modello specifico non è possibile una regolazione di precompressione tramite questa rondella qui, perché non c'è margine di filettatura per poter andare a indurire ulteriormente il pedale dell'acceleratore. Anche su questo pedale c'è la possibilità, tramite questa brugola qui, di andare a settare il fine corsa con questa piccola asola. In questo caso c'è soltanto questa vite da dover allentare e ristringere. Non essendoci in realtà degli spazi ben definiti, vi consiglio di stringerla veramente molto bene, perché mi è capitato all'inizio che non l'avevo ben stretta e alla prima accelerata in realtà è andata molto più giù rispetto alla regolazione che avevo fatto. A livello di elettronica, anche in questo caso parliamo di un sensore di Hall posto alla base del pedale. Ha una forma leggermente diversa rispetto a quello della DC2, ma le funzionalità, ragazzi, sono pressoché le stesse. La parte dei supporti è sempre fatta in stampa 3D. Ragazzi, il sensore di Hall, come ben sapete, è un sensore di prossimità che funziona con un campo magnetico, con la variazione di un campo magnetico, quindi non dovrebbero esserci problemi di usura nel tempo. Il consiglio che vi do: ogni tanto tenete pulita la parte anche della calamita e del sensore, perché soprattutto per la posizione piana dove si trova potrebbe accumularsi un pochino di sporco, e consiglio sempre quindi di soffiarci un pochino con il compressore o comunque andarla a pulire, sempre per tenere alle massime prestazioni quelli che sono questi prodotti. Arriviamo adesso, ragazzi, alla parte del freno. Anche qui DC ha voluto evolvere un pochino quello che era anche il progetto della DC2. Sì, dico evolvere perché personalmente reputo che questo genere di sistema di fissaggio dell'elastomero
sulla cella di carico sia migliore, perché permette, come vedete anche io con una mano, guardate, eccoci qua, di andare a smontare, cosa che sulla DC2 invece dovete smontare sempre la parte frontale. Invece in questo caso cambiate elastomero, rimettete in compressione e il gioco è fatto. Piccola nota, questo genere di cambio elastomero in realtà all'inizio da nuovissima le tolleranze erano talmente perfette che avevo faticato un pochino per fare questa operazione. In realtà dopo un pochino di utilizzo, che gli elastomeri prendono un pochino più forma rispetto al vostro tipo di utilizzo, questa operazione, come vedete, è resa semplicissima. In questo caso gli elastomeri utilizzati sono tutti progettati e realizzati da DC. Per descrivervi la durezza vi posso dire che singolarmente non sono degli elastomeri molto morbidi, però essendo un sistema che è composto da 3 tipi di elastomeri, tutti e 3 fatti a molla, consentono una corsa molto ampia. Vediamo, io già riesco, credo, con le mani in questo caso a farvi vedere, ma no, anche se li considero morbidi, ragazzi, con le mani non ci riesco. A giovane, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Proprio per la tipologia con cui sono fatti questo genere di elastomeri, cioè a molla, tendono un pochino a donare una corsa molto lunga su questo pedale, che magari molto più simile, per esempio, secondo me, a un'auto GT. Naturalmente è possibile dare una parte di compressione per cercare di accorciare un pochino la corsa. Tutto questo però porta anche una cosa molto carina che ho trovato molto simpatica in un progetto del genere. Questa pedaliera monta una cella di carico da 60 kg, quindi in teoria meno potente rispetto alla DC2, ma proprio per l'utilizzo di questi elastomeri e per la forma del pedale che risulta leggermente più inclinata rispetto alla DC2, io non sono riuscito a sfruttare al 100% questa cella di carico, proprio per la posizione che ti costringe un pochino questo genere di pedaliera, e quindi sono sicuro che chiunque riuscirà ad avere un ampio margine di utilizzo e di settaggio della pedaliera stessa. Anche in questo caso mi sento di sottolineare il fatto che la cella di carico utilizzata è sempre una Mavin, quindi sempre la stessa qualità che ci ha abituato DC anche nei suoi prodotti di punta, ma proprio per la geometria diversa in cui è costruita si riesce, a mio avviso, a sfruttare veramente bene anche una cella da 60 kg. Nota a margine: vi dico subito che DC ha creato anche degli altri elastomeri più duri per poter sostituire agli originali, ma sono un kit a parte e dovete acquistare separatamente. Questo per chi ama avere una corsa un pochino più breve. Naturalmente, ragazzi, anche io ci sto mettendo mano, ma questa è un'anticipazione. Per il resto il tipo di struttura è lo stesso, come dicevo, dell'acceleratore, sempre separato nella parte dove è contenuta la cella e nella parte frontale dove c'è lo snodo del pedale. Tutto questo sempre per cercare di risparmiare su quelli che sono i tagli. Personalmente comunque preferisco questo genere di sistema di bloccaggio per gli elastomeri proprio per la semplicità che dà anche durante l'utilizzo di poterli sostituire e andare a fare delle piccole modifiche. La trovo personalmente anche un'evoluzione rispetto al modello DC normale. Naturalmente una via di mezzo con quello che è invece il modello più evoluto, la DC RR. La parte elettronica è contenuta in questa scatolina qui, che è fatta in stampa 3D e in metallo piegato. Anche in questo caso devo notare che nelle piegature ci sono dei piccoli graffietti che rimangono dopo la lavorazione. In realtà, parlando anche con il distributore, sono ancora i primi modelli, probabilmente si spera che nel tempo, allo stesso prezzo, perché la cosa complicata è mantenere il prezzo aumentando la qualità, si riesca a migliorare anche questo genere di aspetto. La parte delle connessioni, come la maggior parte delle pedaliere, avviene tramite un connettore RJ che si connette direttamente alla scheda, ma tutto in maniera davvero molto semplice. Ha una scheda madre, ragazzi, molto simile a quella che potrebbe essere una scheda Leo Bodnar. Infatti anche questa pedaliera funziona a 16 bit, quindi ha la possibilità di gestire a più di 64.000 punti, ragazzi, un'enormità. Naturalmente sia una cella di carico, ma soprattutto il sensore di Hall non riuscirà mai a gestire totalmente tutto questo segnale, e infatti nella parte del software dovranno andare a fare dei piccoli aggiustamenti per andare a tarare al meglio questo prodotto, ma proprio per la gestione del software ho fatto un video per voi. Ciao ragazzi, benvenuti al software di calibrazione della DC1. Naturalmente il software è molto simile a quello della DC2 e anche a quello della DC-RR, ma è un software specifico per questa pedaliera. Ritroviamo sempre la stessa identica configurazione che troviamo anche per le altre pedaliere. Possiamo qui in basso andare a scegliere la lingua inglese o spagnolo,
e abbiamo qui il software in cui possiamo andare a fare una prima calibrazione di quello che sono i pedali di acceleratore e freno. Iniziamo subito con il pedale dell'acceleratore, farò una calibrazione molto semplice, iniziando come vedete avendo la zona morta a 0, ma naturalmente un sensore di odore è impossibile trovarsi nella posizione 0 e dovremo quindi andare a dare una piccola parte di zona morta per creare un pedale totalmente che parte da 0. In questo caso l'avevo già probabilmente impostata, ho riazzerato anche la zona morta alta per farvi vedere che io quando premo totalmente anche il pedale non arrivo al massimo del segnale e devo andare a creare una zona morta anche nella parte alta. Vi faccio vedere. Appena arrivo al punto in cui tenendolo premuto in maniera rilassata arrivo al massimo, do di solito un paio di colpetti in più in modo che sono sicuro di poter arrivare sempre al massimo della forza con una pressione normale, senza che devo fare troppa forza anche sul pedale dell'acceleratore. Anche su questo pedale si possono andare a creare delle curve già preimpostate dal sistema. Come dico sempre, per mio gusto personale, preferisco sempre una curva di segnale molto lineare. Andiamo adesso al pedale del freno. Iniziamo anche qui, in questo caso abbiamo una cella di carico, a dare una piccola parte di zona morta per avere un segnale a 0. In realtà molto spesso si può anche ragionare in questo modo, appoggiare il piede sul pedale in modo che non dovete stare per forza in tensione per non dare pressione sul piede e dare quindi una zona morta leggermente più grande, che anche se appoggiate il piede sopra il pedale non succede nulla. Andiamo adesso invece a settare quella che è la forza massima. In questo caso, come già vi ho spiegato, utilizza una cella di carico da 60 kg, ma per la posizione e la geometria del pedale a mio avviso è molto sfruttabile. Io, soprattutto per la posizione in cui l'ho montata, non riesco a sfruttarla al 100%, perché molto spesso sfruttare o non sfruttare un determinato hardware dipende moltissimo dalla posizione che assumete. Comunque andate a premere con quella che vorrete sia la massima forza e iniziate a diminuire. Vedrete che più diminuite questo valore e più il segnale aumenterà. Ecco, in questo caso diciamo che siamo quasi vicini, ecco, a quella che è la mia forza massima, 58%, e io sfrutto questa cella al 58%. Questo anche perché, proprio per l'ingegneria con cui sono fatti gli elastomeri che hanno una corsa maggiore, costringono il massimo sforzo, nel mio caso, in una zona molto lontana da me e quindi riesco a fare meno forza di quando c'è un elastomero molto più duro e quindi il movimento, essendo molto più piccolo, anche l'ultima parte sta in una zona per me di comfort. Invece l'ultima zona in cui riesco a dare per me la massima forza è una zona più lontana, avendo questa pedaliera un elastomero morbido, e quindi non riesco a dare tutta la forza perché una parte della forza la scarico sul polpaccio. Anche in questo caso potrete, tramite le curve preimpostate, dare un tipo di segnale leggermente diverso a seconda della curvatura, se più rapida all'inizio, meno rapida, scegliete voi. Anche in questo caso e anche sul freno, ragazzi, io prediligo sempre una taratura lineare. Una volta fatta la taratura, molto importante, inviare la configurazione al pedale e a questo punto avrete salvato la vostra configurazione all'interno del pedale. Ragazzi, bentornati. Spero che intanto fino a qui abbiate capito di che genere di prodotto stiamo parlando, perché sotto il punto di vista del software e dell'elettronica parliamo di un prodotto che offre la massima qualità su quello che possono essere questo genere di prodotti. Ma naturalmente, come dico sempre, bisogna vederla in azione, bisogna vedere sotto i piedi quando si guida come funziona. E anche qui ho fatto un video per voi.
Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Io mi sento come al solito di ringraziare innanzitutto DC Sim Racing Italia per avermi dato la possibilità di recensire questo prodotto. Ringrazio anche gli ingegneri di DC di cercare di trovare il modo di dare un prodotto come questo, comunque a tutti i crismi, per essere un prodotto di un'ottima qualità ad un prezzo molto basso. Naturalmente ci sono dei compromessi che riguardano soprattutto le lavorazioni, ma per il resto personalmente ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Sulla parte dell'acceleratore, a livello di feeling, devo dirvi ragazzi, davvero vicino a quello che è la DC2. Gli manca qualche regolazione in più, gli manca magari la regolazione del fine corsa gestita con materiale diverso, ma comunque è tranquillamente gestibile anche su questa pedaliera. Quindi la parte di risparmio fatta sull'acceleratore personalmente non inficia in quello che può essere poi un feeling finale. Arriviamo poi anche al freno. Personalmente anche in questo caso mi sono trovato bene. Io generalmente riesco abbastanza facilmente, quando si utilizzano tutte le elastomere a prescindere dalla loro durezza, a trovare abbastanza velocemente il loro feeling. Naturalmente in questo caso mi sarebbe piaciuto avere più elastomeri per poter provare anche altri tipi di sensazione, ma come vi ho detto anche DC avrà a disposizione degli elastomeri più duri da poter testare, naturalmente da comprare a parte. Ma a livello strutturale di feeling devo dire ragazzi una pedaliera molto soddisfacente, anche sotto il punto di vista di elettronica, di pulizia segnale, in linea con quella che è anche la DC2, quindi niente da dire anche sul lato software e lato anche scheda, che anche in questo caso gestisce veramente una quantità molto grande di segnale, e quindi tutto che vi va a aiutare su quello che può essere poi la sensibilità sui vari pedali. Vi ho detto che è una pedaliera economica, ma non vi ho detto il prezzo. Ragazzi, compresa di base 289 euro, compreso il battitacco. Io penso che sia veramente complicato poter dare un progetto di questo tipo a un prezzo più basso di questo. La trovo personalmente un ottimo compromesso per chi voglia iniziare senza spendere o investire cifre magari importanti anche per altri generi di prodotti e avere comunque un'ottima qualità e anche un'ottima assistenza, soprattutto per chi acquista dall'Italia, perché DC Italia, ragazzi, naturalmente lo conosco, sono in realtà anche nella chat di assistenza, devo dire che anche quello è un aspetto che molti sottovalutano, ma l'assistenza soprattutto che hanno i ragazzi qua in Italia da parte di Francesco è veramente di altissima qualità. E naturalmente spero che anche qualche altro ragazzo che possiede comunque già un prodotto di si scriva qui nei commenti per confermare questo aspetto, che anche quando si compra un prodotto magari di una fascia più bassa, che verrete seguiti sempre sotto ogni punto di vista. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poter contattare Francesco tramite mail o tramite WhatsApp per poter ordinarvi o preordinarvi la nuova DC1. E ragazzi, vi ricordo sempre MDS Simparsa, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like per supportarmi, naturalmente un bel like anche al video, perché soprattutto con quello supportate quello che è il mio lavoro e il mio impegno nel fare recensioni e video per voi. E ragazzi, che dirvi, ci vediamo alla prossima, ciao!